Ciao e bentornati. Io sono Marco e oggi prepariamo qualcosa di veramente speciale. Delle cotolette di pollo croccanti al limone con salsa salmoriglio. Pronti? Allacciamo i grembiuli e mettiamoci ai fornelli. Prepariamo tutto prima di sporcarci le mani. Ok, prima cosa, prepariamo 3 ciotole. In una metti la farina. Circa 100 grammi di farina. Ne basta un po', giusto per infarinare. Nell'altra sbatti 2 uova con un pizzico di sale e pepe. Usa una forchetta, è veloce e non ti complichi la vita. Nella terza ciotola aggiungi 150 grammi di pangrattato. Se hai il panco, ancora meglio, renderà tutto ancora più croccante. La scorza di un limone, grattugiata fresca, il profumo è una bomba. «50 grammi di parmigiano grattugiato. Fidati, fa la differenza». Ora mescola la scorza di limone e il parmigiano grattugiato con il pangrattato. Fidati, quella scorza fa tutta la differenza. È già un buon inizio, vero? Passiamo ai filetti di pollo. Taglia 2 filetti di petto di pollo a metà nel senso della lunghezza per ottenere 4 cotolette. Oggi lo preparerò per 2, ma puoi aggiungere più pollo alla ricetta. Una regola generale è usare un petto di pollo per ogni persona per cui stai cucinando. Il resto degli ingredienti può rimanere lo stesso. Prendi un filetto alla volta e segui il rito dell'impanatura. Prima nella farina, una leggera spolverata, poi nell'uovo, bagna bene, e infine nel pangrattato. Qui premi un po' con le mani per far aderire tutto perfettamente. Non essere timido, vogliamo che venga super croccante. Quando abbiamo finito di impanare le cotolette, devono riposare in frigorifero per un po'. 10-15 minuti, bastano. Questo piccolo trucco aiuta a sigillare la panatura e ti assicura una cottura perfetta. Fatto? Bene, è ora di friggere. Scaldiamo una buona quantità di olio d'oliva in una padella larga. Deve essere ben caldo, ma non fumante. Se vuoi essere preciso, la temperatura ideale è intorno ai 170 gradi Celsius, ma anche il vecchio trucco della briciolina di pangrattato nell'olio funziona. Se sfrigola è pronto. Friggiamo i filetti 2 o 3 alla volta, non di più, altrimenti abbassiamo la temperatura dell'olio. Ogni lato richiede 3-4 minuti finché non diventano belli dorati. Mettili su carta assorbente quando li togli dalla padella. Guarda che spettacolo. Passiamo alla salsa salmoriglio. Il succo di un limone, grande o 2 piccoli, spremuto fresco, via le bucce, eh? 100 ml di olio extravergine d'oliva, quello buono, mi raccomando. Un mazzetto di prezzemolo fresco, tritato finemente. Il profumo che sprigiona è già una festa.
Un cucchiaino di origano, fresco se lo trovi, altrimenti secco va benissimo. Uno spicchio d'aglio. Puoi tritarlo finemente o schiacciarlo con la lama del coltello. Mischiamo tutto. In una ciotolina aggiungi un pizzico di sale, poi versa l'olio d'oliva, il succo di limone, l'aglio tritato, il prezzemolo e l'origano. Ha già un profumo incredibile. Ora mescola energicamente con una forchetta o una frusta. Assaggia, magari un altro pizzico di sale, e siamo a posto. Montiamo il piatto, ed eccoci al momento della verità. Prendi un bel piatto da portata. Disponi le cotolette, magari sovrapponendole un po'. Versa un filo di salsa sopra ogni cotoletta. Non esagerare, lasciamone un po' a parte per chi vuole aggiungerne. Qualche fettina di limone e un po' di prezzemolo fresco per decorare, e il gioco è fatto. Consigli finali e chiacchiere. Queste cotolette sono perfette con una bella insalata fresca o delle patate arrosto. La salsa che avanza? Usala per condire le verdure grigliate o anche un po' di pane croccante. Ti prometto che è una meraviglia. È venuto bene, vero? Ecco, lo sapevo che eri un asso in cucina. Buon appetito, amici!